Esiste veramente la moto universale? Quella che ti consente di guidare ad alto livello su ogni tipo di strada, di terreno o di condizione? La prima risposta che viene in mente è ovviamente no. Una moto che vada bene su ogni strada, in ogni condizione di guida, è come la pietra filosofale. Tutti sperano che esista, ma nessuno l'ha ancora trovata. Ma forse non è proprio così, perché forse per chiudere il cerchio sulla moto universale non basta solo la moto, serve anche un altro elemento. BMW R1300 GS, torniamo a parlare di una delle protagoniste di quest'anno, di questo 2024. Ne abbiamo già parlato nella prova di Marco, ne abbiamo parlato facendola provare a voi lettori, ma adesso torno perché questa non è una prova ma è un video un po' particolare, perché forse nessuna come la BMW R1300 GS ha spostato l'asticella della sportività in questo segmento delle maxi enduro. L'hanno posizionata estremamente off-road, ma è una moto che riesce a essere forse veramente quella più completa a 360 gradi con cui farci davvero di tutto. Siamo in Sicilia, è la sera prima del nostro giro che faremo intorno all'Etna provando la R1300 GS in tutte le sue sfaccettature, accompagnata nel suo percorso da tutte le gommature Metzeler, dalla più tassellata come il Caru 4 con cui inizieremo in fuoristrada, seguendo un po' quello che BMW ci ha fatto vedere nelle sue foto istituzionali, per arrivare alla più sportiva come la Sportec M9 RR. In mezzo Caru Street, Tourance Next 2 B e Roadtech 01 SE, perché con questa moto si può fare davvero di tutto. Ci si può fare l'off-road spinto, ma ci può andare anche a fare una guida estremamente sportiva. Adesso qui siamo alla sera prima dell'evento, come ho detto, domani si parte, seguiteci in questo viaggio attraverso tutte le facce della BMW R1300 GS, accompagnata da tutte le gomme Metzeler. Primo step, le gole dell'Alcantara o Alcantara se preferite. Caru 4, si parte subito con il fuoristrada giusto per scaldarsi un po' e andiamo su a inerpicarci su queste fantastiche gole. Caru 4 che ho guidato su asfalto fino qui e vabbè, sono sempre prodotto pazzesco, no? Che vanno oltre quello che ci si aspetta dalla gomma tassellata su strada. Adesso pressioni giù e poi fuoristrada. Posto ragazzi, devo dire che non è male, qui c'è un po' di vista, siamo in cima alle gole dell'Alcantara o dell'Alcantara. Devo dire che non avevo mai provato la GS in fuoristrada fino ad oggi, era il tassello che mi mancava delle 5 sfumature di GS, come le 5 mappature del motore praticamente. Allora secondo me questa è l'area in cui la GS 1003 ha fatto forse il passo avanti più consistente rispetto alla precedente, che già mi piaceva. Super snella nella zona centrale, ti muovi tantissimo, hai un tantissimo feeling, tantissimo contatto con la moto e quindi questo ti fa sì che tu ti senta molto fiducioso di guidare, e soprattutto la parte anteriore, l'avantreno, il telelever ha fatto un passo avanti, spancia molto meno, assorbe molto meglio i colpi. Tutto questo fa sì che tu riceva un grandissimo feedback dalla ruota anteriore, complice anche il Caru 4, ma poi questo ci arrivo, e ti senta molto fiducioso. Io non sono Zaffaroni a guidare ovviamente, quindi nel fuoristrada sopravvivo tra virgolette, ma se volete vedere cosa può fare questa moto vi mando qua il link su Dirt. Però sentirsi sicuri, sentire che l'avantreno ti trasmette quello che succede, ti fa fare cose che normalmente non faresti. E il bello delle maxi enduro, e soprattutto secondo me del GS, è che finché tu di persona non provi a fare determinate cose non capisci quello che può fare una moto di questo genere. Aggiungo che il Boxer 1300 sì, probabilmente è vero, ha perso un attimino il tocco sotto la prontezza del 1250, ma questa cosa qui in fuoristrada addirittura mi aiuta, perché ha una erogazione fantastica e una trazione eccezionale questa moto.
seconda, marcia universale, frizione in mano, fai tutto, la porti quasi allo spegnimento, poi riprendi. Complice di tutto questo bel guidare sicuramente le Car 4 e soprattutto secondo me l'anteriore, che veramente è impressionante. L'ABS Enduro super top, ma soprattutto non scarta mai, non ti senti la gomma proprio che morde il terreno, anche se qui il terreno era molto duro. Quando anche comincia un po' a perderti avvisa con ampio anticipo, quindi tu riesci sempre a rimediare alla situazione. Insomma, a tutto questo, in questo quadro direi che il binomio è assolutamente perfetto. Io mi sono trovato veramente molto a mio agio e vi assicuro che era tanto tempo che non facevo fuoristrada. Trazione incredibile, fai fatica veramente a farla partire, quindi il Car 4 davanti mi ha stupito, dietro mi ha confermato quello che già in altre prove avevamo trovato. Le abbiamo usate a 1,8 di pressione in fuoristrada, BMW consiglia di scendere addirittura a 1,6, si può scendere ancora di più per avere ancora più impronta a terra, però tutto sommato il binomio così sia su strada arrivando qui sull'asfalto sia in fuoristrada consente di essere veramente un binomio che ti consente di fare strada fuori strada, alternare i vari percorsi e sentirti sempre in sicurezza, anche perché avete visto nella comparativa delle 21 il Car 4 su strada riesce a performare davvero molto bene. Step successivo, Car Street. Seconda delle 5 sfumature DGS, questa volta siamo passati dal Car 4 al Car Street. Ovviamente è una gomma moderatamente tassellata che lascia un aspetto un po' avventuroso alla moto, ma che di fatto si comporta quasi più da gomma stradale che da gomma da off-road vero e proprio. Ho fatto un pezzo di strada ovviamente rispetto al Car 4 che ha un po' di movimento di tasselli, ma comunque ti restituisce comunque una fiducia di guida veramente di alto livello. Qui si va più forte, si può spingere di più sull'avantreno. Tra l'altro devo dire che continuo a essere positivamente impressionato dal telelever nuovo che trasmette molto più feedback, quindi senti molto di più quando cambi le gomme, le cose che succedono sotto l'asfalto. Diventa, come dicevo, una gomma un pochino più stradale, con un'attitudine alla piega, alla velocità di inserimento maggiore, e quindi si riesce ad andare ovviamente a ritmi più elevati su asfalto. Il fuoristrada assolutamente è concesso, ma ovviamente diventa un pochino più critico, bisogna essere un pochino più abili a gestire le perdite d'aderenza, perché il posteriore ovviamente l'aderenza trasversale è un po' minore, l'anteriore gonfiato come con compressioni stradali copia un po' meno il terreno, quindi devi stare un pochino più accorto, però fino a che fai stradine come quella che abbiamo fatto con il GS riesci a farlo tranquillamente. Ancora una volta ribadisco, bel feeling, bel movimento in piedi, bella trazione anche con le Car Street. Sono gomme, devo dire, molto confortevoli, quindi carcassa bella morbida, copiano molto bene l'asfalto e si viaggia bene. Mi dicono che molti le usano anche per viaggiare proprio perché ritrovano in queste gomme un certo tipo di comfort, e per essere delle moderatamente tassellate sono anche piuttosto silenziose. L'anteriore non è così rumoroso, quindi si riesce a tenere anche velocità medie 80-100 dove di solito i tasselli vanno un po' in risonanza. In questo caso devo dire c'è un rotolamento abbastanza silenzioso. La moto è bella tonda da usare, ovviamente quando cominci un po' a spingere sull'anteriore la carcassa senti che è un po' morbida e muove un po', ma il feeling non viene mai meno. La BMW devo dire digerisce bene ogni tipo di gommatura, almeno quelle che ho provato fino ad oggi, e non cambia mai di carattere soprattutto. Ecco, questo mi piace, perché sì, la gomma caratterizza molto il funzionamento della moto, ma la base resta sempre quella del 1300 GS. Next step, Tourance Next 2. Il terzo step, la terza tappa del nostro viaggio con la GS 1300 in tutte le sue sfaccettature e le gomme che la accompagnano, parla di Tourance Next 2. In questo caso parliamo di Tourance Next 2B. Cosa vuol dire B? È una specifica studiata da Metzler appositamente per la GS 1300 e anche per la GS 1250. È arrivata nel 2021, gomma bimescola, gomma da enduro stradale, quella forse dove emerge di più la poliedricità
di moto come la GS 1003, ma anche in generale di tutte le maxi enduro. Sono gomme che devono andare bene su strada, che devono andare moderatamente anche con qualche piccolo sterratino, ma soprattutto viaggiare, durare e farvi anche piegare. È la tappa intermedia, tra l'altro la gomma con cui questa moto esce di primo equipaggiamento. Terzo stint sarà un po' stradale, un po' guidato, ci sarà da divertirsi, ruote a raggi, e ci vediamo alla fine nel prossimo cambio per dirvi un po' come va il GS 1003 con le sue gomme, diciamo, originali OEM, le Tourance Next 2B. Allora, in questo stint abbiamo fatto un pezzo che saliva da Fiume Freddo, stiamo salendo sulle strade dell'Etna lungo la provinciale, Metzler Tourance Next 2, devo dire, è la gomma, diciamo, perfetta, quella forse che fa emergere di più le qualità dinamiche, ma adesso sono curioso di vedere il prossimo step in senso più stradale, perché è molto equilibrata, profili anteriori e posteriori che si parlano perfettamente. La BMW si vede che è nata con queste gomme, sono proprio le sue, nessun tipo di movimento di manubrio, ti dà un easiness di guida, come dicono gli inglesi, una facilità di guida davvero impressionante. Vieni su a ritmo medio con la terza sempre in tiro, il motore che lo trovi sempre, quindi diciamo l'abbinata GS 1003 con queste gomme è quella che probabilmente riesce a essere più centrata, però sono curioso di fare gli ulteriori step, perché adesso qui con il service volante di Metzler abbiamo montato il Rottec 01 SE, quindi un step verso la strada con le ruote in lega, mentre prima avevo le ruote a raggi, quindi meno peso sulle ruote, gomme più sportive, vediamo come si comporta. Non è tutto perfetto sul GS, posizione di guida sì, su motore super a me piace, sì, forse non ha più quel piccolo colpo in canna che aveva il 1250, ma il 1003 però è un burro quando lo usi. Però nella versione Trophy, per dire, la leva corta della frizione a me non fa impazzire, il rear to front, il freno che già avevo giudicato su in un'altra prova, non è male, secondo me è una ottima abbinata, ma qualche volta quando freni col posteriore ha un feedback non così gradevole sulla leva del freno, il cambio è un po' duro, però insomma alla fine sono cose che abbiamo già detto durante le prove del GS. La facilità che ha questa moto di metterti in mano le sue prestazioni è davvero proverbiale. Prossimo step, Rottec 01 SE e cerchi in lega. Andiamo. Tutti vorrebbero un gommista così, no? Allora, il Rottec 01 SE è la proposta Sport Touring, una delle migliori gomme Sport Touring sul mercato, almeno fino all'arrivo dello 02, che in misure per l'enduro fino a poco tempo fa non erano disponibili. Adesso sono curioso di provare il GS con i cerchi in lega, ruote in lega, che sono più leggere di quelle a raggi di un bel po', con una gomma ancora più appuntita rispetto al Tourance Next di primo equipaggiamento. Voglio vedere quanto si sposta in là la sportività e se non diventa banalmente anche eccessiva. Sono gomme che fino a poco tempo fa non erano disponibili per le maxi enduro, ma questo sottolinea il fatto che queste moto sono diventate così versatili che hanno spinto i costruttori a fare prodotti più stradali dedicati a queste moto. Allora, qua siamo sulla Mare Neve, che è una strada strepitosa che sale sull'Etna, perfetta per tirare fuori le prestazioni della moto. Rottec 01 SE, quello che devo dire è che c'è una maggiore agilità con le ruote in lega. Mi aspettavo forse ancora più velocità, ma questo vuol dire che hanno fatto bene le ruote a raggi, che non sono così tanto più lente nell'esecuzione rispetto alle ruote in lega della GS. E la moto è più veloce, più reattiva, non perde però mai la fiducia che ti trasmette l'avantreno e non perde soprattutto la sua plasticità nello scendere in piega. Questa è la magia della ruota da 19, che
che regala velocità ma anche una discesa in curva sempre plastica, sempre prevedibile. Resta sempre lo sterzo molto fermo tra le mani, è tutto più veloce. È una cosa che ho notato, e queste gomme, essendo ovviamente meno scolpite, meno incise rispetto alle Durance Next 2, sono anche più silenziose, soprattutto l'anteriore, quindi c'è più rigidezza di carcassa, quello sì, c'è una carcassa leggermente più rigida, il kickback lo senti di più, ma il comfort secondo me non ne viene sminuito. Però quando poi va in piega, che bisogna l'anteriore che spinge, ecco qui c'è ancora più spinta e un profilo più rapido ad andare giù, senza però mai perdere la neutralità di sterzo, neutralità di avantreno, che è proverbiale di questa moto. Questa è proprio una caratteristica tipica della R1003 GS. Proseguo il giro e poi vediamo cosa succede. Parto dicendo che ho sempre apprezzato tantissimo le R01 SE su motostradali, non le avevo oggettivamente mai provate su un 19. Beh, allora su sto pezzo di strada qui della Mareneve, ragazzi, eccezionali. Cioè tirano fuori quella sportività insieme alle ruote in lega che pesano un bel po' meno rispetto a quelle a raggi. Qui in sovraimpressione vi metto la differenza di peso che abbiamo misurato, regalano alla GS ancora più velocità di esecuzione. La cosa buona è che non si perde mai la plasticità di guida del 19, quindi si eleva la sportività, si eleva la velocità di esecuzione, è più rapida nei cambi di direzione, non che ce ne fosse bisogno, ma se vi piace smanettare su strada, insomma, questa soluzione è sicuramente quella più giusta. Dico, c'è un po' più di kickback, la struttura è un pochino più rigida, un po' più stradale. Allora, se devo dirvi che c'è una differenza abissale tra il Tourance Next 2 e questa, vi dico di no, perché comunque il Tourance Next 2 resta comunque super veloce da utilizzare, però c'è più sportività. Non viene mai meno il bilanciamento tra anteriore e posteriore, entrambe le gomme sono più svelte, quindi non hai una differenza di comportamento tra davanti e dietro, resta sempre incredibilmente stabile e fisso il manubrio, mai una chiusura, mai un movimento, mai qualcosa che possa far sembrare che l'ingresso in curva sia poco bilanciato. Dove giri la testa così ci vai. Bello il profilo e oltretutto, essendo meno scavata, meno incisa rispetto al Tourance Next, la gomma anteriore in 19 della 01 è anche leggermente più silenziosa a livello di rotolamento. È come se, come dire, si corresse sul velluto. Riguardo al GS citerò una cosa che ho detto durante la comparativa delle nostre Maxi Enduro con la 1250, ma qui secondo me vale ancora di più. Quando guidi la GS su queste strade è come se lei sapesse già la strada, non devi pensare, la moto è una tua estensione naturale, entra in curva da sola, è come se lei sapesse già quello che vuoi fare, tutto super facile, tutto super intuitivo. Ripeto, non è tutto perfetto, perché a volte anche il sistema radar, se sei in fila con le moto, il sistema di frenata d'emergenza ti dà qualche pinzatina che tu non vorresti, ma nel complesso il prodotto è davvero super riuscito. Ci ho fatto già un po' di chilometri col GS, adesso ne sto facendo tanti in queste giornate in cui sto facendo questo test, e devo dire che la cremosità del motore, la facilità di guida sono davvero proverbiali. Ottima la coppiata veramente con le 01 SE, non pensavo che gomme da strada sport touring potessero far fare il salto da questo punto di vista di sportività. A questo punto sono curioso di fare il prossimo step con le M9RR. Le cambiamo e andiamo a vedere.
La degna chiusura del nostro tour con il GS in tutte le sue sfaccettature. Certo che pensare di vedere una tuta di pelle a bordo di un GS è una forzatura, così come la pista, così come i cordoli, però alla fine certifica il fatto che con una moto così sì, si possa fare anche questo. Diciamo che abbiamo veramente spinto un po' oltre il limite, ma io mi sono divertito in ogni caso. Poi vederla con queste gomme, con la spalla slick, fa un po' impressione. Sportec M9RR è l'ultimo step di sportività, partita con il Caro 4. La cosa curiosa è che se pensiamo a 5-6 anni fa o una decina di anni fa, di gomme per le maxi enduro ce n'era solo un tipo, quella da maxi enduro e al limite il tassellato. Adesso si può arrivare fino a prodotti che sì, possono anche, perché no, farci divertire in una mezza giornata in pista, cosa che ovviamente credo che nessuno mai farà, però comunque la cosa si può fare. Cosa mi porto a casa da questa giornata? Innanzitutto parlo della moto. Il GS conferma. Sono contento di averlo provato in queste situazioni diverse, perché l'avevo provato quest'inverno, insomma le strade non erano perfette, invece oggi ho trovato strade assolutamente perfette di tutti i tipi, strette, larghe, asfalto buono, asfalto meno buono, e soprattutto poterla provare con tutti questi tipi di gomme per analizzarne tutte le sue sfaccettature mi ha dato un quadro completo di una moto che insomma veramente un passo avanti rispetto alla precedente. La velocità di esecuzione, il motore ai medi, il tiro, tutto quello, e soprattutto secondo me la ciclistica ha fatto veramente un passo avanti rispetto al 1250. Poi andando con ordine sulle gomme provate, allora Caro 4 lo conosciamo bene, un prodotto secondo me al top del suo segmento, va estremamente bene su strada, forse meglio di quello che uno si possa aspettare, e conferma in fuoristrada di essere uno dei prodotti top per le tassellate. Giocate bene con le pressioni, perché su strada pressioni stradali sicuro, ma in fuoristrada si può scendere a 1,8 e si ha veramente un bel feeling. Si sposa bene con il GS 1003, che ha una facilità di guida in fuoristrada, una leggiadria. Ecco, una cosa rispetto alla 1250 ho rilevato, forse la frizione del 1250 era un filino più morbida, quando continui a giocare con la seconda in vari tratti impegnativi questa è diventata un pochino più sostenuta. Quindi lo step successivo è il Karoo Street. Il Karoo Street è un prodotto intermedio, ha un look ancora un po' avventuroso, quindi regala alla vostra moto, alla vostra maxi enduro, un aspetto un pochino più da avventuriera, ma su strada veramente funziona molto bene. Si può ovviamente affrontare qualche sterrato, si può scendere un pochino di pressione, ma resta comunque una gomma stradale più silenziosa di quello che pensassi nel rotolamento, e assolutamente confortevole a livello di come si dice, di funzionamento e di carcassa, tant'è che è la più confortevole che io ho trovato oggi. Poi il Tourance Next, primo equipaggiamento, lo conosciamo benissimo, insomma è la gomma forse più globale su questa moto, consente di andare veramente forte su strada, è sufficientemente confortevole, c'è un filino di rumore di rotolamento sull'anteriore però, e soprattutto ha una presenza tra anteriore e posteriore davvero incredibile. Rotec 01 è una sorpresa per me, non avrei mai pensato di trovarmi così bene in serie alla GS con quella gomma. È una Sport Tuning, la conosco molto bene, e mi dispiace di non aver provato la 02, ci avrei tenuto perché me l'avete chiesto in tanti, ma se la 01 funziona così sul GS, vabbè ragazzi, la 02 non può che funzionare sicuramente meglio. C'è una velocità di esecuzione pazzesca, molta presenza di sterzo, ma la moto diventa super fast da usare, super veloce nel cambiare direzione, sempre molto stabile, ha forse un filino più di effetto stand up rispetto alla Tourance Next, ma devo dire la gomma mi è piaciuta tantissimo e sembra di viaggiare sul velluto con lei. È vero che la carcassa è più sostenuta, ma il rotolamento è molto morbido. E infine Sportec M9, vabbè, qui l'abbiamo provata solo su un pistino, però dai gas ti diverti, freni, la gomma si scalda, arriva a 80 gradi, non perde performance. Chi vuole tirare fuori il massimo della sportività dalla sua maxi enduro, ecco, questa gomma sicuramente è una di quelle che deve tenere in considerazione. Si va veramente forte, questo non perché con le altre si vada più piano, perché alla fine sulla strada il limite resta sempre la strada con le moderne gomme da maxi trail, però lì ti dà proprio un feedback veramente da gomma sportiva. E se voglio andarmi a fare, perché no, una smanettata in pista, anche se magari con l'enduro si può pensare di essere completamente fuori luogo, beh, lo si può fare senza nessun problema.
viaggio insieme alla GS è quello che vi ho detto più o meno, restano i punti forti del GS, restano i suoi punti non super perfetti, il pulsante monofunzione non mi fa impazzire, la frizione a livello frizione corta ve l'ho già detto, il cambio a volte non così morbido e in scalata tende un pochino a spingere, la frenata rear to front a volte frena un po' troppo sull'anteriore, insomma sono piccoli spigoli che vanno smussati nel complesso di un progetto che secondo me è molto ben riuscito. Io vi aspetto qua sotto nei commenti per parlare di questo gioco che abbiamo fatto insieme al GS 1300 e poi noi ci vediamo al prossimo video.